tutti amici di SBAM, stasera per il ciclo dedicato alla ricarica presenteremo un calibro che negli anni ha fatto sempre molto discutere, il 6,5 Carcano, 6,5x52 italiano. Questo calibro ha sempre creato un sacco di incomprensioni e incertezze perché è stato affrontato anche da testi autorevoli in una maniera molto fuorviante, ovvero spesso nei libri si legge tutto il contrario di tutto, soprattutto riguardo all'utilizzo delle polveri, ovvero a quali polveri utilizzare in base ai vari modelli, ovvero rigatura progressiva o rigatura costante. Stasera noi esamineremo il nostro metodo di ricarica con le nostre polveri, con le nostre componentistica, un metodo valido per tutti i modelli, che siano a rigatura costante o progressiva. Quindi analizziamo la componentistica. Per quanto riguarda la componentistica, iniziamo dall'elemento più importante, ovvero le polveri. Negli anni si è tanto discusso sul tipo di polvere migliore per il 6,5 Carcano. Si è detto cose giuste, si è detto anche cose molto meno giuste. Noi stasera presentiamo le 3 polveri reperibili sul mercato nazionale migliori in questo senso, ovvero le Vitavuori N140, che è la polvere secondo me più lenta da utilizzare per essere impiegabile in ogni tipo di rigatura del Carcano, la N135 che è leggermente più veloce e a parer mio anche migliore, e una terza polvere che non è una Vitavuori ma è la Lovex, una polvere fatta in Repubblica Ceca, che a parer mio è molto molto valida e con un costo abbastanza contenuto. Questa polvere viene venduta in barattoli da mezzo chilo come questo e stasera la utilizzeremo per effettuare le nostre ricariche di prova. Qui abbiamo i set di dice necessari. Abbiamo il suo set 6,5 Carcano, lì chiaramente con i suoi 2 dice in dotazione, e abbiamo un dice che può essere utilizzato e che io utilizzo regolarmente nella ricarica del Carcano, che è il dice del 6,5x55 Swedish Mauser, quelli che si usano per il 6,5 svedese. Dice colletto. E adesso stasera vi faremo vedere come utilizzarli al meglio. Qui abbiamo i nostri bossoli. Bossoli sono di primo sparo, in questo caso sono Norma, anche se molto validi sono i Partizan. Abbiamo le palle della Hornady, diametro 268, che è quello giusto per il Carcano. Inneschi Murom, inneschi russi, inneschi molto validi che si trovano a prezzi concorrenziali, ma danno una costanza veramente notevole, alla pari con marche più prestigiose. A questo punto iniziamo la ricarica. Bene, iniziamo a questo punto il processo di ricarica. Il processo di ricarica inizia trattando i bossoli. Per trattare i bossoli gli do giusto una pulita, visto che useremo i dice colletto dello svedese. Gli do giusto una pulita alla bocca per togliere i residui del precedente sparo, che come potete vedere usando la Lovex sono pressoché inesistenti. Il bossolo esce veramente pulito, quindi è sufficiente dargli una pulitina con uno straccetto appena appena unto di Ballistol all'esterno. Perfetto. I nostri 6 bossoli sono puliti. A questo punto montiamo l'impianto dei dice. I dice della Lee del Carcano sono forniti con lo shell holder numero 2. Lo shell holder numero 2 è quello per il 308 Winchester e è sovradimensionato per il fondello del Carcano, soprattutto con i bossoli della Partizan che hanno il fondello standard e non più grosso come questi qua della Norma. Può succedere che infilandolo nel dice full, il fondello venga strappato in quanto non trattenuto
perfettamente dallo shell holder sovradimensionato e rimangano incastrati nel dice, e lì sono cavoli amari. Quindi per poter usare al meglio lo shell holder numero 2, cosa utilizziamo? Utilizziamo i dice colletto del 6,5 svedese. Insettiamo normalmente, quindi arriviamo a contatto con lo shell holder, stringiamo di un giro aggiuntivo, e riformiamo il colletto. Come potete vedere, il colletto, col fatto che questi dice sono studiati per un bossolo diverso, viene riformato nei soli 3/4, arriva fino a qua. Tuttavia è riformato quanto basta per poter trattenere la palla, la trattiene perfettamente. Inoltre il vantaggio di questi dice è che restringendo il colletto per la palla del 6,5 svedese, che è forato a 2,64, tratterrà con una maggiore tensione le palle del 2,68, quindi praticamente è come se si ottenesse una crimpatura, senza crimpare, visto che i dice lì del 6,5 carcano non vengono forniti dell'apposito factory crimp dice, il terzo dice che c'è solitamente nelle altre scatolette. Quindi è utile questa cosa in quanto la palla è trattenuta molto più vigorosamente dal colletto. A questo punto carichiamo le altre, riformiamo anzi gli altri bossoli. Bene, ora che tutti i bossoli sono stati riformati, svitiamo il dice colletto e passiamo a innescare i bossoli. Bene, tutti i nostri bossoli sono stati innescati. Questo mettiamo via perché non serve. Passiamo ora alla fase di caricamento. Passiamo ora alla fase di caricamento del bossolo. La Lovex nei Carcano si usa con una dose che abbiamo studiato a partire da 28 grani e mezzo di polvere. La si prova a salire in quanto la foratura non proprio costante, tipica dei fucili italiani, fa sì che la dose ottimale di polvere possa variare anche di molto. In genere si parte da 28 grani e mezzo e si arriva fino a 32 grani in alcuni casi. In tutti i casi sempre meglio partire bassi. Noi abbiamo già regolato per questa prova, ora ricontrolliamo, a 29,5 grani, quindi controlliamo che il dosatore ci eroghi la giusta dose di polvere, e passiamo al caricamento dei bossoli. Queste cariche verranno utilizzate per un tiro, diciamo, alle piastre, quindi possiamo anche caricare la polvere direttamente dal dosatore volumetrico e tollerare l'errore di circa 0,4 grani che questo strumento è in grado di dare nelle cariche.
a questo punto i bossoli sono carichi. Non resta che inserire le palle nei bossoli. Per questa fase utilizzeremo il dies apposito presente nella confezione lì. Svitiamo fino a... Posizioniamo il dice sulla pressa seguendo le istruzioni e iniziamo la fase di caricamento. Ecco le nostre cartucce complete. Come potete vedere, la pallottola è ben salda all'interno del colletto. Questo perché, ripetiamo, avendo utilizzato l'oliva intesa per le palle forate a 264 del Carl Gustav, e con le palle del 268 si ottiene una tensione al colletto notevole, che ci permette agevolmente di eliminare il passaggio della crimpatura delle cartucce finite, con effetti benefici sulla vita del bossolo, quindi sul numero di ricariche effettuabili con il singolo bossolo. Andiamo a illastrinare. E la nostra ricarica del 6,5 Carcano è completa. La nostra ricarica del 6,5x52 Carcano è conclusa. Speriamo che il video vi sia piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima!